bentornate sul mio canale. Oggi vi mostro questo mio nuovo progetto. È realizzato col punto nocciolina o punto puff e insieme al punto basso. I materiali che vi mostro in video li trovate in video, li trovate tutti sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito a dare un'occhiata perché ci sono sempre dei nuovi arrivi. Iniziamo subito il nostro tutorial. Vi illustro adesso cosa servirà per questo nuovo progetto. Una base 21x8 blu, due manici in acciaio rotondi, una tracollina, sempre con i moschettoni già inseriti, e due moschettoni per i nostri laterali. Come cordino ho utilizzato questo blu tripolino medio e ne serviranno circa 400 grammi, per cui iniziamo. Non vi ho detto che come uncinetti per il primo giro utilizzerò il numero 3, per tutto il resto della lavorazione il numero 4. Naturalmente poi ci armiamo anche di forbice e ago tirafettuccia per nascondere i fili, per cui iniziamo subito con la lavorazione del nostro perimetro. Iniziamo sempre dal lato corto e come al solito in ogni foro noi faremo due punti bassi. Il primo, se vi ricordate bene negli altri tutorial, il secondo punto lo farò alla fine del giro, per cui andiamo avanti. In questo punto, in questo e negli altri farò 3 punti bassi per fare gli aumenti, perché qui, essendoci la curva, servono gli aumenti per evitare che poi il lavoro si imbarca. Per cui 1, 2 e 3, e su tutti gli altri faremo 2 punti bassi. Per cui ci rivediamo alla fine del giro, ricordandoci sempre che abbiamo 4 aumenti in questi punti ben precisi. Ci rivediamo qui. Facciamo il secondo punto sul primo, così sono 2, e chiudiamo a punto bassissimo come al solito. Adesso cambiamo l'uncinetto, passiamo al numero 4. Ovviamente voi potete adattare l'uncinetto che preferite, ma secondo me il 4 per questo tipo di cordino e lavorazione è perfetto. Catenella e facciamo il nostro giro in costa su tutti i punti disponibili, senza più creare aumenti. Vi ricordate, in costa non tutta l'asola, ma soltanto metà, quella esterna, quindi è in costa dietro. Lo facciamo così per tutto il perimetro e ci rivediamo alla fine del giro. Terminato il nostro giro a punto basso in costa, ne faremo un altro a punto basso non più in costa, e questo sarà l'ultimo giro, per poi dopodiché iniziare il punto puff o punto nocciolina, per cui ci rivediamo non appena lo completiamo per iniziarlo insieme. Abbiamo completato pure il secondo giro di punto basso non più in costa. Adesso normalmente per tutte le altre lavorazioni dovremo noi continuare i nostri giri, invece cosa facciamo? Dopo aver fatto la catenella voltiamo il lavoro, quindi ci portiamo in questa maniera e facciamo la seguente. Iniziamo il punto nocciolina o punto puff. Sullo stesso punto prendiamo il filo, entriamo, usciamo il filo e chiudiamo soltanto le prime 2 asole. Lo facciamo per altre 3 volte, sempre chiudendo solo le prime 2. Terza volta, sempre chiudendo le prime 2 asole, e quarta volta. A questo punto chiudiamo con un punto basso tutte le asole insieme, facciamo una catenella e andiamo a fare 3 punti bassi nei punti successivi, quindi 1, 2 e 3. Ripetiamo la stessa cosa sul punto successivo. Entriamo per 4 volte chiudendo solo le prime 2
1, 2, 3 e 4. Abbiamo queste 5 asole, prendiamo il filo, le chiudiamo tutte insieme, catenella e di nuovo lo stesso schema, 3 punti bassi e poi nel successivo si rifà il punto nocciolina. Questa è la parte interna. Perché abbiamo lavorato così? Perché le noccioline ovviamente devono stare nella parte esterna, per cui per tutto il giro dovremmo alternare un punto nocciolina e 3 maglie basse, per cui ci rivediamo alla fine del giro. Abbiamo completato il nostro primo giro a punto nocciolina. Adesso, dopo il punto bassissimo di chiusura, catenella e rigiriamo un'altra volta il lavoro ed eseguiamo in ogni punto disponibile dei punti bassi, tutto intorno al perimetro. Adesso arriviamo pure dove c'è il punto nocciolina e dobbiamo fare attenzione ad una cosa, di non inserire qui e fare un punto basso al centro del punto nocciolina, perché altrimenti creiamo degli aumenti, ma immediatamente in quello successivo. Non so se si vede, ma penso di sì, in questo. E continuiamo. Ovviamente stessa cosa in tutti gli altri. Quindi questi sono i punti bassi da fare. Si salta il centro del punto nocciolina e si va in quello successivo. E così per tutto il perimetro. E ci rivediamo a questo punto. Completato anche questo giro, al solito catenella e si rigira il lavoro, perché ricordiamoci sempre che le noccioline devono stare dalla parte esterna. E ricominciamo. Praticamente dobbiamo fare in modo che le noccioline siano messe a scacchiera, quindi una fra l'altra, per cui dopo aver fatto 3 punti bassi faccio nel giro nel punto successivo 4 gettate chiudendole soltanto in parte, quindi una e chiudo soltanto le prime 2, 3 e 4. Le chiudo poi tutte insieme con un punto basso, catenella e vado di nuovo a ripetere lo stesso schema. 3 punti bassi, 1, 2, 3, stessa cosa sul punto successivo, il punto nocciolina, 1, 2, ovviamente non chiusi insieme, non ce lo dimentichiamo, 3 e 4, li chiudiamo tutti quanti, catenella e si ricomincia con lo schema, anche perché se adesso noi lo guardiamo, ecco quello che deve venire fuori, le noccioline alternate a scacchiera. Quindi alterneremo giri di punti nocciolina con giri di punti bassi finché non arriviamo all'altezza desiderata per iniziare poi la sbasatura dei laterali, per cui ci vediamo non appena abbiamo raggiunto l'altezza desiderata. Ed eccoci arrivati alla fine della prima parte del corpo borsa. Io mi sono alzata per circa 20 cm e nello specifico io ho realizzato 21 punti nocciolina, che poi sono in totale 42 giri, perché se vi ricordate, punto nocciolina alternato a un giro di punto basso. Terminato il quale, quindi col suo giro di punto basso, io ho tagliato il filo e ho iniziato a realizzare la prima parte del manico. Adesso nello specifico vi faccio vedere come ottenere appunto la sbasatura del manico. Io qui oltretutto cosa ho fatto? Ho diviso la borsa a metà e mi sono introdotta al centro esatto tra queste prime 2 noccioline. Quindi cappiettino, io inizio, mi aggancio con un punto basso,
e ricomincio direttamente qui, sempre per farlo venire a scacchiera, con il punto nocciolina. 2, 3, 4, tutte non chiuse insieme e poi chiuse tutte in una volta, e continuiamo secondo lo stesso schema con cui noi abbiamo fatto il corpo borsa. Quindi alterniamo punto nocciolina a 3 punti bassi e ci rivediamo non appena arriviamo a questo punto. Fatte gli ultimi 3 punti bassi, così come abbiamo fatto dove c'era l'altro segnale, togliamo e facciamo l'ultimo punto nocciolina. 1, 2, 3, 4, l'ultimo, quello accanto, l'ultimo punto basso, catenella, voltiamo il lavoro e procediamo col giro di punti bassi, né più né meno di ciò che abbiamo fatto prima. Quindi procediamo con una serie di punti bassi e ci rivediamo a questo punto. Abbiamo realizzato l'ultimo punto basso. Adesso non facciamo la catenella, perché la facciamo soltanto da questa parte, giriamo il lavoro e ci portiamo, perché dobbiamo iniziare le diminuzioni, perché ci sarà una nocciolina in meno ogni giro, ci portiamo con dei punti bassissimi fino al centro, fino a dove dobbiamo iniziare nuovamente con le noccioline. Allora, eccoci qui, 2, 3, 4, chiudiamo e adesso vi faccio vedere il risultato. Eccolo qui. Quindi arriviamo qui, facciamo l'ultima e continuiamo fino a raggiungere solamente 4 noccioline e ci rivediamo per inserire il manico assieme. Ed ecco completato anche il secondo. Adesso dobbiamo inserire il manico, sono 15 punti, catenella, giriamo il lavoro e facciamo la seguente. I primi 2 punti non occorre mettere il manico, quindi facciamo questi primi 2 punti bassi, dopodiché prendiamo il manico e iniziamo a lavorare dei punti incastrando man mano il manico. Procediamo così fino a lasciare, facciamo insieme, lasceremo anche da questa parte 2 punti liberi e vi faccio vedere esattamente come. Stiamo arrivando al punto, ecco qua, facciamo l'ultimo, lasciamo il manico e facciamo questi 2 punti liberi. Ed ecco, scusate, è caduto tutto, va bene, ed ecco così abbiamo terminato. Adesso non resta che fare un giro di rifinitura, penso di farlo appunto bassissimo, e ci vediamo non appena l'abbiamo completato. Ed ecco completata la borsa. Io ho aggiunto anche 2 nappine sempre realizzate col cordino che ho utilizzato per la borsa. Ho aggiunto la tracolla, volendo poi la borsa, voglio dire, gli ho messo un po' di carta per creare spessore, volendo si può sempre mettere una calamita di chiusura o lasciarla così. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, non esitate a pormi delle domande se avete delle perplessità o dubbi.
Vi invito ancora una volta a dare un'occhiata al sito Tutti a Mano Luisa, dove trovate, come sempre, moltissime cose e moltissime novità. Ci vediamo alla mia prossima creazione.